Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questa lezione per principianti vedremo tutte le forme degli aggettivi e pronomi possessivi in italiano ed esempi sul loro utilizzo. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni sulla rotellina in basso a destra del video e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Gli aggettivi e i pronomi possessivi indicano a chi appartiene una cosa o una persona e rispondono alla domanda di chi è, quindi indicano una relazione di possesso. In italiano la forma degli aggettivi possessivi e quella dei pronomi possessivi è uguale dal punto di vista grafico, quindi anche rende le cose più semplici, mentre in altre lingue, per esempio, questo non è così. Per esempio in inglese la forma degli aggettivi possessivi e quella dei pronomi possessivi è diversa. Mettiamo il mio, in italiano corrisponde a my, in inglese per la forma dell'aggettivo possessivo e mine per il pronome possessivo. Stessa cosa in francese, è diverso, mettiamo l'aggettivo possessivo sarebbe mon e il pronome possessivo le mien, giusto? E poi anche in spagnolo mi e poi il pronome possessivo sarebbe il mio, giusto? Quindi ecco, in altre lingue non c'è a volte una forma, le due forme sono diverse. Quindi in italiano questa è una cosa un po' più semplice, che aggettivi e pronomi possessivi dal punto di vista grafico si scrivono, hanno la stessa forma, ecco. E adesso vi faccio vedere la tabellina in cui possiamo vederli tutte le persone una per una e le forme del singolare, la forma del plurale, del maschile e del femminile, così avete questo prontuario riassuntivo ed è utile anche per studiarli. Allora, partiamo quindi dalla prima persona singolare, io, che ha alla forma maschile singolare il mio, alla forma femminile singolare la mia, alla forma maschile plurale i miei e alla forma femminile plurale le mie. Andiamo poi con la seconda persona singolare che è tu, a cui corrisponde come aggettivo o pronome possessivo al maschile singolare il tuo, al femminile singolare la tua, al maschile plurale i tuoi e al femminile plurale le tue. Poi abbiamo la terza persona singolare che è lui o lei e abbiamo il singolare alla forma maschile singolare il suo, alla forma femminile singolare la sua, alla forma maschile plurale i suoi e alla forma femminile plurale le sue. E poi abbiamo la prima persona plurale noi, a cui corrisponde il nostro nella forma maschile singolare, la nostra nella forma femminile singolare e poi abbiamo i nostri nella forma maschile plurale e le nostre nella forma femminile plurale. E poi abbiamo la seconda persona plurale voi, a cui corrisponde come aggettivo e pronome possessivo nella forma singolare al maschile il vostro, poi la forma femminile singolare la vostra, alla forma maschile plurale i vostri e alla forma femminile plurale le vostre. E infine abbiamo la terza persona plurale, loro, che come aggettivo e pronome possessivo utilizza il loro nella forma maschile singolare, la loro nella forma femminile singolare, i loro nella forma maschile plurale e le loro nella forma femminile plurale. Come avrete notato, loro
parte l'articolo determinativo, che poi vedremo come mai l'ho messo lì, loro è invariabile, quindi vedete che loro al maschile, femminile, singolare o plurale ha la stessa forma, ok? È invariabile. Quindi, come vi ho appena accennato, a proposito dell'uso dell'articolo determinativo di fronte a un aggettivo o un pronome possessivo, come mai vi trovate questi articoli determinativi nella tabella? Come mai li ho messi? Perché sono obbligatori, bisogna utilizzarli, precedono l'aggettivo o il pronome possessivo. Quindi attenzione, quando diciamo per esempio la mia casa, dobbiamo utilizzare quindi l'articolo determinativo, e questo è in realtà diverso rispetto ad altre lingue, quindi potrebbe volerci un attimino ad abituarsi. Per esempio in inglese la mia casa non possiamo tradurlo come my house, giusto? Utilizziamo solamente l'aggettivo possessivo, my house. Stessa cosa anche in altre lingue, come in francese, la mia casa, ma maison, giusto? Non mettiamo la ma maison, non mettiamo l'articolo determinativo in francese con l'aggettivo possessivo. E stessa cosa anche in spagnolo, mi casa, giusto? Quindi non mettiamo la mi casa. E quindi l'italiano in realtà è quasi un'eccezione, sembrerebbe, appunto, rispetto ad altre lingue. E poi anche il russo, moj dom, e a parte che il russo non ha gli articoli, quindi ok, però non c'è l'articolo davanti all'aggettivo possessivo. Quindi sì, magari ci vorrà un attimino ad abituarsi all'uso degli articoli determinativi, ma mi raccomando, è importante perché vanno messi davanti all'aggettivo possessivo. E poi gli aggettivi e i pronomi possessivi concordano in genere e in numero con il nome della persona o della cosa posseduta, ok? Quindi la mia casa, quando diciamo la mia casa è femminile singolare, giusto? Diciamo che appartiene a me e quindi utilizziamo l'aggettivo possessivo mia. La mia casa, vedete, mia è accordato al femminile singolare, quindi a casa. Il tuo zaino è maschile singolare, diciamo che appartiene a te e quindi dobbiamo utilizzare tuo, giusto? E poi abbiamo altri esempi, la nostra città, nostra, quindi intendiamo che appartiene a noi, città è femminile singolare e quindi nostra è il corretto aggettivo possessivo da utilizzare in questo caso. I vostri parenti, i vostri si intende che appartengono a voi, parenti è maschile plurale, quindi vostri è l'aggettivo possessivo corrispondente, giusto? E poi anche un altro esempio, le loro piante, queste piante appartengono a loro, ok? Le loro piante, e sono appunto femminile plurale, quindi loro, che poi, come vi dicevo, loro è invariabile, però attenzione che l'articolo bisogna accordarlo, quindi è le loro piante, perché piante è femminile plurale, ok? Attenzione però a questa, quando diciamo ho visto Giovanni e il suo cane e ho visto Sara e il suo cane, vedete che il suo è la stessa forma, giusto? E però abbiamo Giovanni e abbiamo Sara. Attenzione però, come dicevamo, l'aggettivo possessivo in italiano si accorda secondo il nome della cosa o della persona posseduta e non del possessore, ok? Quindi non ci interessa se Giovanni è maschio e Sara è femmina, quindi non è come in inglese che diremmo I saw Giovanni and his dog o I saw Sarah and her dog, ok? Non è, vedete, c'è la distinzione in inglese tra il sesso del possessore, mentre in italiano non c'è questa distinzione, ok? Sulla persona che possiede. L'accordo quindi è solo sulla cosa posseduta, in base proprio alla cosa posseduta, e quindi è solo appunto il contesto ci dice se il possessore sarà maschio o femmina, quindi se è un lui o una lei. In questo caso quindi vediamo cane è maschile, quindi la cosa posseduta in questo caso, l'animale in questo caso posseduto è maschile, e quindi dovremo utilizzare suo, maschile singolare, quindi il suo cane, ok? Quindi uguale nel caso ho visto Giovanni e il suo cane, o ho visto Sara e il suo cane. Poi un'altra cosa appunto, che differenza c'è tra l'utilizzo di un aggettivo possessivo o di un pronome possessivo?
L'aggettivo possessivo precede il nome della cosa o della persona posseduta e si accorda con questa in genere e in numero, dicevamo, giusto? Mentre il pronome possessivo invece si utilizza per evitare di ripetere il nome, quindi perché magari è stato già menzionato in precedenza. Per esempio, il mio lavoro è semplice, il tuo è difficile. Quel tuo lì evita l'utilizzo del pronome il tuo, evita di ripetere il tuo lavoro è difficile, quindi utilizziamo appunto il pronome possessivo, però come vi dicevo hanno la stessa forma, quindi c'è poco proprio da confondersi, insomma. E ecco, però sappiamo che il tuo li sottintende lavoro, ok? Quindi è già stato menzionato in precedenza ed evitiamo di ripeterlo con l'utilizzo del pronome possessivo. Quindi in linea generale la regola è la seguente: abbiamo l'articolo determinativo, poi abbiamo l'aggettivo possessivo e poi abbiamo il nome della cosa o della persona posseduta. Questo però vale tranne nel caso in cui abbiamo un nome di parentela, un nome di famiglia al singolare. In questo caso l'articolo determinativo non precede l'aggettivo possessivo, però anche lì nel caso di nomi di parentela al plurale in realtà va preceduto, ok? L'articolo determinativo precederà l'aggettivo possessivo, quindi l'eccezione è solamente per i nomi di parentela al singolare, che non sono in cui l'aggettivo possessivo che li precede non è a sua volta preceduto da un articolo determinativo. Quindi vediamo alcuni esempi. Per esempio, mia mamma e mio papà. Vedete, non diciamo la mia mamma, il mio papà. Oddio, si sente utilizzare, ma più come un'espressione di affetto, diciamo alla mia mamma, il mio papà, però ecco non sarebbe più, magari lo si sente anche nei bambini, però non andrebbe utilizzato, quindi mia mamma, mio papà, quindi non mettiamo l'articolo. Oppure tuo fratello, vedete fratello è maschile singolare, è un nome di parentela e quindi il tuo non va preceduto dall'articolo, non diciamo il tuo fratello. Sua nonna, non mettiamo la sua nonna, ok? Non mettiamo l'articolo. Nostro cugino, quindi semplicemente aggettivo possessivo e nome di parentela, quando appunto cugino, vedete, è singolare, quindi nostro cugino invece che dire il nostro cugino, che è sbagliato. E vostra zia, anche qui non mettiamo l'articolo determinativo di fronte a vostra, proprio perché zia è un nome di parentela ed è singolare, quindi semplicemente vostra zia. Però al plurale, per esempio i tuoi fratelli, vedete, al plurale, come dicevamo, si utilizza l'articolo determinativo di fronte all'aggettivo possessivo. Le sue nonne, per esempio, quindi è sbagliato dire sue nonne, qui bisogna utilizzare l'articolo, ok? I nostri cugini, vedete la forma plurale va preceduta dall'articolo determinativo. E poi le vostre zie, anche qui forma plurale, quindi di vostre zie, quindi va preceduta dall'articolo determinativo. E l'eccezione è loro che anche se seguito da un nome di famiglia, un nome di parentela al singolare, vuole sempre l'articolo, quindi diciamo il loro nonno, la loro zia. Vedete, anche se nonno e zia sono al singolare, bisogna comunque utilizzare l'articolo determinativo prima dell'aggettivo possessivo. E come posizione dicevamo che l'aggettivo possessivo precede il nome, quindi la mia casa, la mia macchina, ma in alcuni casi lo segue. E questo è quando è un complemento di vocazione quando diciamo per esempio per dare enfasi, oh figlio mio, quel oh figlio mio, oh Dio mio, oh mamma mia, ok? Quindi questo è il complemento di vocazione, quindi vedete che l'aggettivo possessivo in questo caso segue il nome. E anche in alcuni modi di dire, come per esempio pace all'anima sua, quindi che questa persona possa riposare in pace, spesso quando appunto è morta, ecco, oppure a casa mia, vedete, a mia segue il nome, oppure per colpa tua,
per colpa vostra, quindi vedete l'aggettivo possessivo tua o vostra, segue il nome, quindi sono un po' frasi fatte però, ecco, quindi in questo caso segue il nome. E niente, quindi questo è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta e spero che l'abbiate trovata utile. Fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata e se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!